Voglio andare a risolvere questo esercizio e voglio sfruttare, visto che vengono usate pochissimo, le formule di prostaferesi. Le formule di prostaferesi dicono questo, che nel momento in cui io ho la sottrazione tra il seno di un certo angolo e sempre il seno di un altro angolo beta, allora io posso riscrivere il tutto come 2 volte il coseno della somma di quei due angoli dimezzata per il seno della differenza di quei due angoli dimezzata. Poi che cosa succede invece per quanto riguarda il coseno di alfa meno il coseno di beta? Beh, questa volta nella formula compare un segno meno, ma fondamentalmente la struttura è la stessa, perché anche qui abbiamo 2 volte un qualcosa, ma questo qualcosa sarà il sen di alfa più beta mezzi, e anche qui si va a ripetere il sen di alfa meno beta mezzi, quindi è sempre l'ordine somma e poi differenza dimezzata. Qual è il problema adesso? Che io qui al denominatore io non ho coseno di alfa meno coseno di beta, ma ho coseno di beta meno coseno di alfa, quindi devo fare degli accorgimenti per utilizzare questa formula. Ovviamente che cosa succede? Che se io vado a cambiare qui il segno del mio denominatore, quindi avrò sen di alfa meno sen di beta fratto coseno di alfa meno coseno di beta, io non faccio altro che mettere in evidenza questo segno meno, ma fondamentalmente adesso tra queste due cose ci sta un'uguaglianza. Se adesso applico la formula di prostaferesi, che cosa succede? Che andando a sfruttare quel segno meno, quindi ho meno e sotto ho meno 2 sen di alfa più beta fratto 2 sen di alfa meno beta fratto 2 coseno di alfa più beta fratto 2 seno di alfa più beta fratto 2. Cosa succede? Banalmente adesso questo si distrugge con questo perché sono identici, poi questo 2 si va a distruggere con 2, il segno meno si distrugge col segno meno. Cosa ho scoperto alla fine? Che mi rimane coseno su seno, ma coseno su seno è cotangente, quindi ho cotangente di alfa più beta mezzi, ed ho così dimostrato la mia identità goniometrica con le formule di prostaferesi.